Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Queste sono troppe. Abbiamo la carta del carro. Mm. Può essere un momento di decisioni, di scelte, di avanzamento, come un dare una direzione ad una situazione piuttosto che ad una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un asso di spade, abbiamo un fante di spade, il mondo, sette di coppe, abbiamo l'imperatore, il giudizio, 5 di pentacoli, morte, ho sbagliato così, e eremita. Tanti arcani maggiori, qua più o meno sì, lo vedete che c'è qua il 5 di pentacoli. Ok, allora adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partendo da questo asso di spade, potrebbe esserci come una comunicazione, una verità, una presa di consapevolezza già ad inizio luglio. 2, 5, 5 di coppe, 5 di bastoni. Potrebbe esserci una discussione con qualcuno, una divergenza, potrebbe essere Guardate, fate attenzione alla lingua, mi viene da dire, nel senso che potreste essere voi che inavvertitamente potreste dire qualcosa di tagliente a qualcun altro e questo qualche cosa potrebbe creare il 5 di bastoni, quindi questa divergenza. Andiamo a vedere il fante di spade. Tre di coppe. 10 di pentacoli. Mondo e papa. Credo che dopo questo asso di spade, che sia quello che diciate, che diciate, che sia quello che direte voi, piuttosto che una presa di consapevolezza o qualcosa che vi verrà detto, con questo fante di spade sento che entrerete un po' in modalità monitoraggio, mettiamola così. Allora, guardando queste carte, se ve la devo dire tutta,
solo guardando queste carte, ok? Quindi cancellando tutto il resto, qui potrebbe proprio sembrare qualcuno che dice una cosa del tipo: non lascerò mai mia moglie, non lascerò mai mio marito, non lascerò mai questo lavoro o quell'azienda per aiutarti. C'è come un... come vi posso dire? Sembra quasi un gruppo di persone che hanno bisogno di essere regolamentate. Può essere che ci sia bisogno di nuove regole, può essere una guida, un mentore per questo gruppo di persone, che per qualcuno è un gruppo di lavoro, per qualcun altro è un gruppo familiare. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere il mondo. Re di Pentacoli, di nuovo il fante di spade e l'asso. Scusate, è il mago che è un numero 1. C'è come una fine e un nuovo inizio qui. Il mondo è un compimento, il raggiungimento di un risultato. Io credo che questa comunicazione vi faccia uscire il nervo, l'arrabbiatura. C'è come questa fase di monitoraggio, però io poi vedo anche che, cioè, con il mago e il re di pentacoli, secondo me c'è qualche nuovo inizio molto molto concreto, o perlomeno il tentativo di un inizio concreto, perché il mago è questa azione, no? Anche qui avete un fante di spade, i fanti sono sempre i nuovi inizi. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Regina di denari e 8 di pentacoli. Allora, diciamo che si potrebbero aprire delle nuove possibilità, potrebbe anche essere in ambito lavorativo, però per qualcuno si tratta di aprire il tema figli, ve lo dico. E se è già un po' che ci state lavorando, le carte qua vi consigliano di migliorare l'alimentazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un cavaliere di spade e un fante di pentacoli. Qui c'è come una stabilizzazione, secondo me. Potrebbero esserci delle regole, un nuovo ruolo. Sento molto questa cosa dei figli e l'archetipo del padre. Perché abbiamo Papa, Re di Pentacoli, Imperatore. Poi abbiamo 2 volte il mondo. La regina di pentacoli, che mi potrebbero parlare di bambini o di gravidanza. Adesso vediamo da qui in avanti, andiamo a vedere il giudizio. Quante? 4 di spade, 5 di spade, 9 di bastoni, 6 di pentacoli, 6 di bastoni, re di spade, 2 di bastoni. È come se avesse bisogno di schiarirvi le idee sul tipo di situazione che volete creare, sul tipo di nuova realtà che qui andrete costruendo. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Cavaliere di pentacoli e matto, vi raccomandano prudenza. Prudenza, perché con questo 5 di pentacoli potreste essere nel bisogno di qualche cosa e quindi essere un po' troppo impulsivi con questo matto, forse.
Il re di spade qua mi suggerisce che potreste consultare qualche figura professionale nel prossimo periodo che vi dia una mano a capire meglio questo 5 di spade, questo 5 di bastoni, il 7 di coppe, perché il 7 di coppe è una carta di possibilità ma è anche una carta di illusioni, perché c'è la morte qua alla fine, io sento che è come se si tagliasse la testa al toro, mi viene proprio da dire. 2 di coppe, 10 di bastoni e 2 di spade. Non sento che questa alleanza vi convinca, questo gruppo vi convinca. Andiamo a vedere anche l'eremita. Imperatore, 6 di coppe e fante di bastoni. Sapete che c'è? Io ho come la sensazione che qualcuno di voi possa decidere ad un certo, fatemi vedere un attimo una cosa, perché qua è vero che c'è il carro, qui c'è la morte, qui c'è un asso di spade, però è già l'inizio. Mm. Ehm, Se fosse per esempio una collaborazione professionale, vi dico che con questo asso di spade potreste già a inizio mese comunicare questo cambio. È come se ci fosse una comunicazione che voi date. Magari vi pentirete del modo in cui darete questa comunicazione, potrebbe creare difficoltà, potrebbe creare disagio, litigi, però è come se qualcuno di voi volesse o cambiare completamente situazione e poi mi spiego per cui la morte e questo eremita, cioè cambio, taglio con la situazione del passato, con le vecchie alleanze e costruisco qualche cosa da solo o da sola. Costruisco nuove basi, no? Basate solo sulla mia esperienza, sulla mia saggezza, mi faccio le regole da me. Quindi c'è come il dare una direzione, la sento più come il fare una scelta, secondo me. E anche qui avete l'imperatore. Io credo che qualcuno di voi stia lavorando per creare il proprio impero, potrebbe anche essere la propria famiglia per qualcuno. Mm. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete disoccupati, ci sono carte di nuovi inizi, però non so. Ho come la sensazione che se stavate aspettando una risposta potrebbe non arrivare. Ehm, Sento come se ci fosse un redirezionamento. Quindi qualsiasi risposta stavate aspettando, magari si arriva, ma non è esattamente quella che vi aspettate. Sta a voi poi, nel senso, perché per qualcuno arriva una proposta, ma non è quello che speravate, sta a voi poi accettare o no, fare la vostra scelta fondamentalmente. Ehm, e per qualcun altro c'è proprio la scelta di, secondo me, andare oltre. Anzi, di andare indietro. Per qualcuno di voi vi dico che potreste anche decidere di ritornare in una vecchia azienda, dove avete già lavorato, dove vi conoscono, dove sapete che l'ambiente bene o male è gestibile. Per le persone che sono occupate, allora, per qualcuno potrebbe esserci come una promozione in vista, per qualcun altro è come un aumento delle responsabilità.
però è come se fosse in un altro settore. Cioè, perché da un lato si finisce comunque con i 10 di bastoni. Sento che qualcuno di voi potrebbe iniziare a delegare. E questo ce lo vedo anche tanto se foste autonomi, nel senso che potreste dover assumere qualche apprendista o qualche dipendente in più per magari coprire le ferie estive. C'è come una persona in più che entra. Per qualcun altro, se avete un'azienda, per esempio conduzione familiare, o comunque potreste far entrare come vostro figlio o vostro padre, adesso dipendendo dall'età che avete, nell'azienda. Cioè ho come la sensazione che l'azienda cresca, ok? Parliamo di soldi. Allora, vi dico che subito all'inizio, quando ho steso le carte principali, la matrice della lettura, ehm, prendete sempre con le pinze quello che vi dico, ovviamente, però qualcuno potrebbe ricevere una chiamata dalla banca per rientrare, per pagare quella determinata cosa. C'è come una chiamata all'ordine, sento. Ehm, per qualcun altro potrebbe essere che qualcuno vi contatterà per chiedervi soldi o per saldare, sì, per saldare delle vecchie cose, potrebbero esserci dei temi, però niente che vi sposti. Si tratta di cose di piccola, eh, piccola pezzatura, mettiamola così. Se invece avete dei debiti vecchi da saldare, ecco, qui potrebbe essere utile rifinanziare il debito o farsi assistere da qualcuno che vi può aiutare a capire come risolvere questo tema nel minor tempo possibile. Per quello che riguarda i progetti, diciamo che non avete tanto la testa in questo periodo, secondo me, o meglio, avete tante idee, però poi alla fine siete presi da altro e quindi è come se non ci fosse abbastanza energia da focalizzare e per quello che riguarda, diciamo, le relazioni familiari, io sento che sarà un buon mese, ragazzi, a livello di famiglia vi troverete bene, potreste anche organizzare delle vacanze insieme, potreste anche ricevere come un aiuto inaspettato, soprattutto se avete quel tema di soldi di cui vi ho parlato prima. Ci sono come delle feste, delle ricorrenze, dei compleanni, qualcuno potrebbe pensionarsi e quindi dovete spostarvi a casa dei familiari per la festa di pensionamento. Se fosse anche il pre-pensionamento, se fosse quello che state aspettando, sento che è facile che arrivi in questo periodo, diciamo nel periodo estivo, secondo me. Parliamo di relazioni romantiche, anche se poi la prossima settimana pubblicherò quelle specifiche per l'amore, per la prima parte di luglio, però se siete single, allora effettivamente qualcuno potrebbe già entrare a inizio luglio. Io ho la sensazione che questa persona mm, non vi convinca tanto. Potrebbe anche essere una persona che fa giochi di parole, potrebbe essere una persona piacente, brillante mentalmente. Però ho anche la sensazione che è come se volesse tutto subito. Ho quest'idea e a voi questa cosa non convincerà tanto, quindi può essere che qualcuno
definisca con questo imperatore qui alla fine i termini della relazione. Per la serie, guarda, senti, non ho intenzione di compromettermi, non ho intenzione di fidanzarmi, non ho intenzione di legarmi con qualcuno che non conosco, prima conosciamoci, perché per qualcuno di voi questa persona sarà molto familiare, vi sentirete come a casa con questa persona. Però c'è qualcosa che stride, che non vi convince, per cui anche qui avete il Cavaliere di Pentacoli, vi invita a prenderla con calma, fondamentalmente. Per le persone che sono in una relazione, c'è come un sì o no. Potrebbe già arrivare inizio mese questa comunicazione e creare qualche problemuccio con questo 5 di bastoni. Potrebbero essere problemi di intesa, problemi su come gestire qualcosa. E per qualcuno potrebbe essere la risposta non è ancora il momento, come se doveste aspettare un po', doveste aspettare di star meglio, di essere più solidi a livello economico, come coppia. C'è come un qualche tipo di scelta da dover effettuare, che per qualcuno si tratta di andare a convivere, piuttosto che comprare casa, piuttosto che cercare un bambino o ufficializzare la relazione, però è come se ci fosse uno stop, non nella relazione in sé, però in questo passaggio, questo avanzamento, in questa scelta, c'è come un no, non è ancora il momento. Aspettiamo un attimo, vediamo come va, avete due fanti di spade, volete vedere come va la situazione, volete vedere com'è la persona, cercare di conoscerla meglio, magari affrontare certi temi prima. Io sento che molti di voi hanno come una carenza, mm, diciamo fisica, materiale, che per qualcuno potrebbe essere una carenza di soldi, per qualcun altro come una questione residenziale, abitativa o che ne so, il trasferirsi l'uno a casa dell'altro vuol dire sacrificare il mio laboratorio perché l'altra persona non ha abbastanza spazio, per esempio, no? Quindi c'è come un qualche cosa di materiale che va come organizzato. E qui sento che non si scende a compromessi, non scenderete a compromessi. Per cui questo imperatore, se fosse una questione residenziale, potrebbe essere cerchiamo una nuova casa, cerchiamo la casa dei nostri sogni, potrebbe essere cerchiamo un bambino, però ci sono come determinate condizioni da dover rispettare prima. È una scelta molto importante, secondo me, quella che succederà in questo periodo con la carta del carro. E se foste in una relazione clandestina, non etichettata o indefinita, sento che siete come in una fase di divertimento con questa persona. Questa persona potrebbe tranquillamente aver famiglia, ma anche voi. Vi dico che ci potrebbe essere una differenza di età abbastanza importante, cioè sopra i 5 anni, 5-7 anni, magari non per tutti ovviamente. Ci sono come delle, scusatemi, delle priorità che diventeranno manifeste per voi. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi racconta. Momento per momento, un 2 di pentacoli, mi ricorda un po' l'energia del cavaliere di denari che avevate di sopra, quindi si tratta di fare un passo alla volta, di monitorare con questo cavaliere, con questo fante di spade, con questi fanti di spade. E rinascita che è un 10 di spade che è un arcano minore della morte.
Guardate, qui ho come la sensazione che si possa trattare anche di fare piccoli cambi ogni giorno per cercare di manifestare come questa nuova realtà, questa nuova dinamica, se vogliamo. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Che bella! Quindi mi ricorda un po' l'energia della sacerdotessa o di questo due di spade, che rappresenta un po' la dualità, anche qui, andare a destra o a sinistra, la spada di destra o la spada di sinistra. Sapete, è come dire, se siete nell'amore, non potete amare a settori, quella persona sì, quella persona no, cioè parlo di amore universale, Però se siete nell'energia dell'amore, nutrite amore per tutti, è un po' quello il senso. Amici del Toro, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure vi potete abbonare al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, come nella sezione delle sessioni individuali, però in più ci sono anche temi di metafisica e metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come sviluppare i sensi psichici. Ho aperto di recente un'altra playlist di esoterismo, sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è sdoppiata in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare appunto nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!